Lezione d'amore o spettacolo studiato? Le foto sono ancora lì, ma i follow sono finiti. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Prima di iniziare, se vi piacciono le storie che svelano il dietro le quinte delle coppie più chiacchierate, iscrivetevi e sosteneteci. Qui vi raccontiamo tutto, senza filtri e con il cuore in gola. Oggi parliamo della decisione social che ha fatto tremare le timeline. Kerem Bürsin e Hande Erçel, la coppia che ha fatto sognare milioni di fan tra set e vita reale, non si seguono più su Instagram. Avete capito bene, niente più follow reciproci. Eppure gli scatti insieme non sono stati cancellati. In silenzio, senza comunicati, senza frecciatine dirette, hanno mosso una pedina che ha acceso discussioni infinite. Cosa significa davvero? È un addio o soltanto una pausa per respirare? In questo video narrazione mettiamo in fila indizi, reazioni e i dettagli che hanno scosso i social. Kerem Bürsin è da anni uno dei nomi più caldi della televisione turca, pronto a prendersi la scena anche all'estero con progetti ambiziosi e un profilo pubblico curato, mai eccessivo. Hande Erçel, icona amatissima e volto di campagne globali, è una delle figure più seguite del mondo dello spettacolo, elegante, solare, ma anche attentissima a proteggere ciò che conta davvero. Insieme hanno trasformato la chimica nata sul set in un racconto che si è fatto strada tra foto di viaggio, apparizioni misurate e momenti che parevano usciti da un film. Fino a oggi. Perché proprio ora questo gesto? Da settimane si parlava di un equilibrio delicato, impegni professionali serrati, contratti, campagne, set in luoghi diversi, quel continuo andirivieni che scompiglia il tempo e confonde i confini tra pubblico e privato. E poi, all'improvviso, il colpo di scena, niente più follow. La rete è esplosa. Alcuni fan hanno scritto di aver sentito un tonfo nello stomaco, altri hanno invitato alla calma. Ma la mossa ha avuto un dettaglio ancora più sorprendente: le foto insieme non sono state toccate. Sorrisi in riva al mare, tramonti condivisi, backstage pieni di complicità, tutto lì, alla vista di chi scorre. È qui che la storia si fa complessa. Se davvero fosse finita, perché lasciare le tracce più dolci? Se invece non è finita, perché smettere di seguirsi? In tanti hanno letto la scelta come un confine nuovo, un modo per ritrovare spazio personale senza rinnegare ciò che è stato costruito. Altri, più scettici, hanno sussurrato di strategia. Nel mondo della visibilità, anche il silenzio fa rumore e un gesto apparentemente semplice può moltiplicare l'attenzione. Kerem ha sempre mostrato un rigore particolare nella gestione della propria immagine, nessun eccesso verbale, pochi like mirati, niente spiegazioni affrettate. Hande, dal canto suo, ha alternato momenti di condivisione calorosa a periodi di riservatezza assoluta. Insieme hanno spesso comunicato più con i non detti che con parole esplicite. E allora la loro scelta di togliere il follow, senza cancellare i ricordi, sembra un messaggio in codice: la relazione vive anche nel digitale, ma non ne è prigioniera. Il gesto ha acceso interpretazioni opposte, eppure complementari: c'è chi vede un raffreddamento, e chi ci legge una messa a fuoco. Sul fronte dei fan, la reazione è stata un mosaico di emozioni. I più giovani hanno passato ore a spulciare storie, a rivedere interazioni, a cercare segnali nascosti. Forse si vogliono bene e basta, ma hanno bisogno di respirare, si legge nei commenti. È solo una pausa social, dicono altri. Non sono mancati i teorici della strategia, così finiscono su tutte le pagine, così si parla di loro proprio quando escono nuovi progetti. Intanto, i post che li ritraggono insieme continuano a ricevere cuori e ricordi affettuosi. È come se la loro storia, in assenza di parole, fosse stata affidata agli album condivisi. Gli addetti ai lavori hanno analizzato la mossa con attenzione quasi chirurgica. Giornalisti, conduttori di programmi di intrattenimento e creator hanno scandagliato il senso di un gesto simbolico. Smettere di seguirsi è davvero un taglio netto o solo una cintura di sicurezza? La lettura dominante è che si tratti di una nuova grammatica delle coppie pubbliche. Non tutto va raccontato in tempo reale, non tutto deve tradursi in like e tag. Gli esperti di comunicazione digitale ricordano che l'immagine si costruisce anche a colpi di sottrazione, meno rumore,
più significato. E in questo caso il significato è nell'ambiguità calcolata, nel lasciare che siano gli altri a riempire i vuoti. Fin dall'inizio, la storia tra Kerem e And è stata seguita come una serie in più stagioni, incontri, sguardi, pause, ritorni, e quella sensazione che, in qualunque direzione andassero, il pubblico volesse comunque il lieto fine. Le loro uscite, le interviste, i momenti rubati dagli obiettivi hanno disegnato l'idea di un legame sincero. Proprio per questo la scelta attuale ha stupito. Nel mondo digitale, il non seguire è un gesto che parla forte, quasi uno spartiacque. Così i media hanno fatto scattare il titolo, Kerem Bürsin e And Erçel, è crisi? E la domanda ha oscurato altre notizie, perché quando una coppia che incarna la favola alza un muro, tutti vogliono sapere cosa c'è dietro. Eppure, prendere le distanze online può anche essere un tentativo di protezione. Non è un caso se molti psicologi dei social sostengono che togliere il follow non equivalga a cancellare l'altro dalla propria vita, ma a cambiare il modo in cui ci si espone. In amore, soprattutto sotto i riflettori, serve equilibrio, mostrare abbastanza da essere veri, abbastanza poco da restare integri. Lasciare le foto è come dire, non rinneghiamo nulla. Togliere il follow è aggiungere, per ora, abbiamo bisogno di un confine. Entrambi i messaggi convivono, e sono loro a nutrire la vertigine di chi guarda da fuori. C'è anche un aspetto professionale che non va ignorato. Quando due volti tanto amati muovono una pedina, l'industria intera osserva. Agenzie, brand, emittenti, tutti leggono quei segnali per capire come collocarli, come raccontarli, come valorizzarli nelle prossime mosse. La circolazione della notizia è stata rapidissima, pagine, portali, rubriche hanno rilanciato, commentato, scomposto. Il tema è diventato caldo in poche ore, e ogni piccolo gesto successivo è stato passato al setaccio, come in un'indagine corale. C'è chi, tra i fan storici, ha scritto parole di sostegno, qualunque cosa succeda, meritano serenità. C'è chi ha ammesso di sperare in un ritorno al passato, chi invece si è detto felice di vederli scegliere con libertà. In mezzo, una marea di interpretazioni più o meno fantasiose, messaggi criptici nelle caption, sguardi letti come segnali, like contati uno a uno. È la legge non scritta della visibilità, più stai in silenzio, più gli altri vogliono decifrare. Guardando alla traiettoria di Kerem e Ande, viene in mente quanto sia cambiato il modo di vivere un legame quando i social sono una vetrina permanente. Una cena può essere un evento, una foto può essere una dichiarazione, un click su segui o non seguire più può sembrare una sentenza. Eppure la vita vera si muove su frequenze più morbide. Spesso, il digitale è solo il riflesso, non lo specchio, a volte sballa i contorni, li rende più drammatici o più luminosi di quanto non siano. Per questo il gesto ha un peso che va oltre la curiosità. È un promemoria, le coppie famose devono fare i conti con una seconda narrazione, quella che scriviamo noi. Ed è una narrazione impaziente, che non aspetta. Ma Kerem Bürsin e And Erçel hanno scelto la strada lunga, nessuna reazione affrettata, nessun chiarimento per placare il brusio. Hanno lasciato parlare una decisione e il suo contrario, distanza e memoria, confine e racconto. E nel mezzo, l'orgoglio di non farsi definire da un algoritmo. Chi studia il linguaggio delle piattaforme lo dice da tempo, i segnali silenziosi sono potenti. Un follow non significa sempre rottura, così come una foto non significa sempre promessa. A volte è il ritmo, non il verso, a raccontare. Qui il ritmo è cambiato, passi più cauti, meno tracce nuove, tante tracce antiche ancora in piedi. E quel cambiamento basta a rimettere tutto in discussione. Per alcuni è un indizio di maturità. Per altri è una crepa. In realtà, è solo una scelta. E le scelte, quando c'è di mezzo un sentimento, sono difficili proprio perché sono vere. Intanto, il dibattito continua. Commentatori, influencer e cronisti tornano sull'argomento con analisi, grafici di interazioni, paragoni con altre coppie. Qualcuno parla di nuova etichetta sentimentale per personaggi pubblici, meno spettacolo, più pudore. Qualcun altro ribatte che siamo semplicemente davanti alla forma più moderna di dichiarazione.
Scegliamo cosa far vedere e cosa no, quando e perché. Nessuno, però, può negare che l'effetto sia dirompente. L'eco non si è ancora spenta, anzi rimbalza tra storie, titoli e tavole rotonde. Che cosa succederà adesso? La domanda resta sospesa, come un finale di stagione. Potrebbe essere l'inizio di una fase più privata, con meno tracce e più vita vissuta lontano dagli schermi. Potrebbe essere la premessa a un chiarimento pubblico, quando e se lo vorranno. Potrebbe perfino essere una parentesi, destinata a richiudersi con un semplice tap su Segui di nuovo. Finché le foto restano, resta anche l'idea che nulla sia definitivo. O forse è proprio questo il punto, non tutto ha bisogno di essere definitivo per essere importante. Noi di Celebrita dalla Turchia abbiamo messo in fila fatti, reazioni e riflessioni per darvi il quadro completo. Adesso la parola passa a voi. È un segnale di rottura o un modo intelligente di proteggere ciò che conta? Strategia o cuore? Raccontateci cosa ne pensate nei commenti. E se amate questo tipo di contenuti, iscrivetevi e attivate le notifiche. Nel prossimo appuntamento raccoglieremo le storie più sorprendenti dello showbiz. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima, sempre qui, dove le verità sussurrate trovano voce.